E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Un bel venerdì sera bollente da un punto di vista di temperatura, di luglio, di inizio luglio, un venerdì sera in cui nessuno ha voglia di stare sul mercato perché appunto è venerdì, è il 4 luglio, quindi è una giornata in cui i mercati americani sono chiusi, è una giornata però molto particolare proprio per questa ragione. Questo weekend in generale sarà molto particolare perché sarà un weekend soggetto a falsi movimenti, un weekend lungo con poca liquidità, con appunto i mercati chiusi anche il venerdì. E quindi sarà interessante vedere soprattutto cosa succede lunedì e se ci avete fatto caso oggi c'è un po' di paura generale sui mercati scatenata da alcuni movimenti sospetti, dei wallet che non erano attivi dal 2011, che avevano ricevuto 40.000, forse anche di più, adesso non so gli ultimi numeri, mi ero salvato penso che siano 40.000 bitcoin, 9 miliardi di dollari, 8,6 miliardi, è stata anche tracciata come whale del 4 luglio, guardate che roba, stiamo parlando di 80.000 bitcoin, 80.000 bitcoin mossi dal 2011, pensate, non si muovevano dal 2011, li avevano comprati a 70 e qualcosa centesimi di dollari e adesso hanno il valore di 9 miliardi. Al momento sono stati spostati, guardate gli ultimi movimenti 32 minuti fa e sono fermi tutti in pancia a questo nuovo wallet. Sono arrivati da vari wallet diversi, 10.000 bitcoin l'uno, 8 transazioni e siamo arrivati appunto a questo. E tutto il mondo sta guardando questo wallet, sta guardando che cosa caspita combina. E quindi anche noi lo cominceremo a guardare, ci aggiorneremo, seguiteci su Telegram, link in descrizione per essere aggiornati su eventuali movimenti, ma oggi ecco un po' l'argomento del giorno proprio perché tutti ci chiedono cosa caspita ha in mente? Cosa sta succedendo? Chi è questo pazzo che dal 2011 non toccava i bitcoin, ne ha 80.000 e li sposta tutti in un address? Che intenzioni ha? Speculateci sopra anche voi ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa sta per fare, cosa ha in mente e chi è secondo voi. Poi andiamo a ripercorrere insieme tra poco tutta la storia. Oltre a questo ci sono anche notizie macro perché abbiamo ieri avuto dei dati importanti sull'occupazione americana, cambiano le prospettive sui tassi e andiamo a inquadrare un po' meglio tutto questo sul mercato e andiamo a vedere se il canale discendente alla fine sta continuando oppure no. Ok? Ci aggiorniamo tra pochissimo. Prima vi ricordo solo una cosa, ovvero like per far pompare il mercato. Ragazzi, state lasciando un po' pochi like ultimamente, non ve l'ho più ricordato, quindi il mercato è debole anche per questo. Punto 2, se volete regalarvi 20 USDC prelevabili, proprio spot, non trading bonus né niente, vi basta registrarvi a Bybit Europe col link che trovate in descrizione e depositare almeno 100 dollari di quello che volete, cripto, fiat, quello che è, e entro 14 giorni dalla registrazione e poi andare nel vostro Rewards Hub, che lo trovate qui, e vi trovate i vostri 20 USDC prelevabili. Vi lascio il link in descrizione, è super semplice, non c'è trucco, non c'è inganno, registrazione, deposito ai 20 USDC. Link in descrizione e siamo assolutamente al top. Ora, torniamo a noi. Andiamo a raccontare un po' questa storia di questa misteriosa whale che sta terrorizzando il mercato, perché da quando sono iniziati questi spostamenti ovviamente Ethereum è inciampato il triplo del solito ma anche il mercato in generale, no? Come vedete le altcoin hanno avuto, tanto per cambiare, giusto perché non sono abbastanza deboli, un inciampo bello marcato. In ogni caso, la storia, ripeto, inizia nel 2011 con questo wallet che ha ricevuto dei bitcoin, al tempo valevano 78 centesimi. Non ha mai più mosso nulla, cioè sono rimasti lì immobili. Se voi andate a vedere, l'avevo salvato proprio nei segnalibri, guardate,
Tutti questi wallet, se voi li andate a controllare, è tutto trasparente, essendo tutto on-chain, non hanno mai alcuna transazione dal 4/05/2011, qui abbiamo 4/05 di nuovo, 2/4/2011, 2/4/2011, quindi dal primavera 2011 ad oggi, mai mossi di 1 millimetro, e oggi vengono consolidati tutti sullo stesso address, sugli stessi address alla fine, ok? E quindi tutti si chiedono che caspita di intenzione ha. Pensate che quei bitcoin lì adesso valgono quasi 9 miliardi e tutti dicono farà take profit, è solo uno spostamento perché lo ha portato su un address nuovo che è BC1, quello lì vecchio era il vecchio standard, meno sicuro, eccetera eccetera, magari ha fatto un movimento per sicurezza, È ancora tutta speculazione, non c'è niente che ci può far capire al momento che intenzioni ha. Non credo siano uscite nuove notizie adesso, a meno che proprio non siano immediate. Ma ripeto, non c'è nessun tipo appunto di notizia di alcun genere, e quindi sta a noi scoprirlo, sta a noi vedere che cosa combineranno. E è pazzesco, vedete? 8,6 miliardi, si parla solo di questo, e quindi staremo un po' a vedere che appunto intenzioni ha. È molto curioso quantomeno il fatto che non li ha mai mossi appunto dal 2011 ad oggi. Cioè fossero movimenti che ogni tanto avvengono, dici boh, ma anche perché oggi, cioè se fosse lo spostamento verso il nuovo standard di address BC1 lo avrebbe fatto tempo addietro, no? Quindi ripeto, è molto 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 curioso come cosa, estremamente curioso. Vedremo, ci aggiorneremo. Poi ovviamente tutti adesso gli stanno spammando roba, oltre alle sue transazioni da 10.000 bitcoin, vedete, tutti stanno inviando roba giusto per spammargliela addosso. E che dire, c'è poco da dire. Questo, vedete, era uno degli address vecchi, ad esempio, che pure ora glielo staranno spammando come non mai. E 5 ore fa abbiamo appunto il movimento da 10.000 bitcoin. Che storia, eh? Qua se andiamo indietro, bam, dovremmo arrivare, eccolo qua, al funding originario da più 10.000 bitcoin che risale a 14 anni fa. 14 anni fa. Pazzesco. E questo è il movimento. 4 maggio 2011 alle ore 1:28. Figata poter vedere tutto così on chain, pazzesco, che appena succede qualcosa tutti, oddio, chi è, cosa ha fatto? Vedremo, ci terremo aggiornati, ragazzi. Sta di fatto che nel frattempo Bitcoin ha fatto il suo inciampino, ha fatto il suo spaventino, ha portato con sé tutto il mercato, ripeto, in una giornata molto illiquida, in un weekend molto illiquido, quindi non fatevi fregare dai falsi movimenti questo weekend. Innanzitutto fate attenzione alle trappole, perché ripeto, è festa oggi, domani è sabato, dopodomani è domenica, quindi è un weekend lungo, potrebbe succedere un po' di tutto, fate molta attenzione, ok? Vedremo poi lunedì meglio cosa succederà, anche perché nei weekend di solito c'è sempre meno liquidità in generale, e appunto magari i market maker staccano, oppure appunto si muovono meno proprio per un rischio maggiore, i volumi sono più bassi e tutto quanto, e quindi tendenzialmente si aspetta il lunedì per vedere un po' le conferme strutturali, la chiusura settimanale, tutto, a maggior ragione se c'è anche il venerdì di festa di mezzo. E gli scenari quali sono adesso? Allora, ripeto, adesso è ancora in atto, come vedete, la possibilità di continuare il canale ribassista, perché di fatto ieri abbiamo stuzzicato i massimi locali sui 110.500, i nostri high precedenti, ma non c'è stato un vero e proprio sweep, ok? Quindi è stato stuzzicato, ha chiuso sotto, quindi al momento questo è un lower high a tutti gli effetti, e quindi se continuiamo a ribasso, chiaramente continuiamo nella struttura di canale ribassista attuale, ok? È ancora in atto. Tuttavia, per confermare, diciamo, il fatto che questo è un lower high, vorrei vedere quantomeno una rottura di questo livello, ok? Scendere sotto i 105.500, o meglio, sweep dei 105.000 e chiusura sotto i 105.500.
questo sarebbe appunto lo scenario di lower high, continuazione in canale discendente, che attenzione non è bear market, mi raccomando. Io lo ricordo sempre perché già oggi ho visto questa candelina rossa e ho letto prima commenti di gente che dice ma come mai gli ETF comprano e il prezzo continua a scendere. Ho detto ma continua a scendere, calma un attimo, cioè siamo a $108.000, continua a scendere, mi sembra un po' eccessiva come affermazione, ok? Quindi contestualizziamo sempre bene il tutto, ricordiamoci che la struttura è questa, guardate il time frame mensile, ok? Siamo in pieno bull market al momento e questa è una fase terminale, tra l'altro, potenzialmente, perché abbiamo già ritracciato e recuperato di un'area di consolidamento, di consolidamento per l'appunto. Quindi questa è un po' la situazione, dobbiamo vedere come evolve. Adesso, ripeto, siamo in luglio, l'estate è sempre un po' più noioso, un po' più a basso regime, tutto quanto, quindi potrebbe andare avanti così ancora per un po'. Se continua appunto lo scenario di canale ribassista, lateralità e tutto, le probabilità sono più alte ovviamente di avere di nuovo un'estate un po' più noiosina, ma chi gioca con i grid bot ad esempio se la sta godendo. Ieri parlavo con uno di voi che mi diceva ho attivato un bel grid bot proprio su questo canale, di qua e di là, e se la sta godendo. Alla fine basta sapersi adattare, no, alle condizioni che il mercato ti dà e allocare un rischio che è sensato ovviamente, senza sovraesporsi in nessun caso. Comunque, ripeto, questo è un po' lo scenario che ci porta ad andare avanti nel canale ribassista. Al contrario, un bel assorbimento, chiusura, nuovo attacco con sweep ai 110.500 ci porta a testare di nuovo la liquidità qua sopra, che vi ricordo dov'è qua. Vi ricordo è bella ricca, guardate, di liquidazioni, Qua sopra c'è un bel pandemonio se andiamo a giocare sopra i 110.000, quindi occhi aperti a eventuali test di liquidità lì sopra. E ripeto, ricordiamoci che siamo in un weekend lungo, adesso può succedere un po' di tutto, di qua, di là, ci può essere volatilità e falsi movimenti, quindi teniamo sempre gli occhi bene aperti. E da un punto di vista di price action direi che questo è quanto, perché gli scenari sono un po' cioè i soliti dell'ultima volta e bisogna sweepare questo livello e andare a vedere come reagiamo, oppure se si vuole andare avanti nel canale andare a perdere qua sotto e continuare appunto lo scenario ribassista. Nel caso in cui andiamo avanti col canale ribassista, il supporto principale è sempre la zona 97-99.000 qua sotto per il momento, ok? Se la perdiamo si propaga ulteriormente, ma ne parleremo eventualmente se accadrà. Poi che altro? Ripeto, ETF. Non so se avete seguito, ma negli ultimi 2 giorni un altro miliardino è entrato, siamo a quasi 50 miliardi, il grafico degli inflow complessivi, ve l'ho fatto vedere prima, dov'è? Eccolo, guardate che roba, cioè, è un grafico che lascia poco adito a dubbi, insomma è abbastanza evidente quella che è la tendenza di questa tipologia di investitori. E quindi questo è. Andando invece, torniamo un attimo indietro a ieri, che c'è una notizia importante da commentare, ovvero i dati sull'occupazione. È uscito il dato sulla disoccupazione ed è stato un dato positivo per il mercato del lavoro, cioè disoccupazione più bassa delle aspettative e più bassa del mese precedente, siamo al 4,1%, prima era al 4,2%, le aspettative erano al 4,3%. E questo insieme alle non farm payroll che sono aumentate più del previsto ha dato più, come si può dire, spazio di manovra a Powell di nuovo. Quindi di conseguenza le probabilità di un taglio dei tassi già al prossimo FOMC il 31 di luglio sono praticamente zero, il 30 di luglio scusate. E come vedete anche quello di settembre è 70-30. Ok, quindi come vedete è cambiato un po', si è tirato un po' il freno al discorso dei tassi, e perché quel dato lì era molto atteso. Lì per lì il mercato non l'ha apprezzato, Bitcoin ha continuato a pompare in maniera abbastanza ignorante, se ne è sbattuto alla grande, oggi è un po' inciampato, vediamo se lo digerirà i giorni seguenti, stiamo un po' a vedere. È un mercato strano in questo periodo, è un mercato estivo.
Vedremo. Le altcoin non c'è molto da aggiungere perché, come dicevamo nella live di mercoledì, sono deboli, sono pietose e continuano ad esserlo. Pure Ethereum fa una fatica boia, come vedete, è lì che sta testando la resistenza e ogni minima tensione lui la sente 10 volte tanto, quindi una fatica veramente atroce. E che dire, questo è quanto, non vi voglio neanche tediare troppo appunto con tante cose. Ecco, c'è la MicroStrategy di BNB, che è Nano Labs, un'azienda cinese che sta continuando appunto a comprare BNB, a mettere a tesoreria BNB e sta alzando altri 50 milioni di dollari, ha acquistato 74.315 BNB. Ok, quindi il totale di BNB detenuti adesso è 160 milioni. E via, e via. Vogliono arrivare ad averne 500 come primo step. E l'obiettivo è accumulare tra il 5 e il 10% di tutti i BNB, diventare appunto come strategy proprio per BNB. È un nuovo trend, questo qui, loro appunto si sono lanciati per far notizie con BNB, li aveva ripostati anche CZ, mi ricordo, ovviamente in hype, tutto contento, vediamo come andrà a finire. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito, nei weekend conviene sempre restare a guardare e non operare. Diego, chiudo con le tue sagge parole che condivido tendenzialmente, condivido abbastanza e ricordo quando ero andato appunto a fare il contest di trading, non so chi di voi lo aveva seguito, l'avevano trasmesso in live, un giorno era sabato e vi giuro ragazzi è stata una giornata da incubo, non succedeva nulla, sono stato 6 ore a fissare grafici a time frame 5 minuti che non si muovevano e quando si muovevano ti fregavano in qualche modo, è veramente un incubo. Allora, bene ragazzi, io vi cippinizzo per benone, ricordatevi di prendervi i vostri 20 USDC in regalo, link in descrizione, registratevi, depositate 100 dollari e ottenete i vostri 20 USDC, così e via. Cippini su Twitch, oh yes. E detto questo, io vi auguro di cuore un buon weekend, fate i bravi e ci rivediamo lunedì. Ciao a tutti ragazzi, buon weekend!